Come è possibile apprendere un nuovo linguaggio? Ti sei mai chiesto quale può essere la strategia migliore per poter iniziare a parlare italiano? È fondamentale che fin dal primo momento tu possa avere gli input giusti, gli input comprensibili giusti per iniziare ad approcciare alla nostra meravigliosa lingua. Noi conosciamo benissimo quali possono essere le difficoltà che possono esserci per uno straniero che vuole apprendere l'italiano. Il nostro percorso, la nostra scuola, infatti, cerca di applicare le più moderne tecniche di apprendimento linguistico, creando un percorso che, tenendo in considerazione quello che dicono le più importanti teorie, possano insegnarti l'italiano nella maniera più semplice ed efficace possibile. Troppo spesso, infatti, i percorsi scolastici, i libri e le risorse che puoi trovare online o in altre scuole, ad esempio, ti mettono davanti tante difficoltà, perché appunto non tengono in considerazione le teorie di apprendimento di un secondo linguaggio. Quindi a volte noi diciamo meno accademia, quindi meno teoria e più pratica, più percorsi, risorse e metodi reali che possono farti comprendere la nostra lingua senza cadere nella frustrazione. Ecco che oggi, in questo video, andiamo a discutere con te quali sono le difficoltà che puoi avere quando apprendi un linguaggio. In che maniera il nostro audiocorso Ripeti con me e in generale la nostra scuola può arginare queste difficoltà? E infine, che cosa dice la scienza? Che cosa dice la teoria nel campo dell'apprendimento di un secondo linguaggio diverso dal tuo linguaggio madre? In questo senso andremo a vedere gli studi di Stephen Krashen che appunto vanno a indagare in che maniera il tuo cervello deve ricevere i giusti input, i giusti stimoli per poter apprendere l'italiano o comunque in generale una seconda lingua. Sei pronto? Non perderti nemmeno un minuto di questo video se sei interessato nell'apprendere un nuovo linguaggio. Andiamo! Partiamo dalla prima difficoltà. Hai iniziato a studiare italiano sul tuo libro di testo, hai iniziato ad avvicinarti alla nostra lingua e ti trovi a parlare con un madrelingua. Immediatamente ti rendi conto che non comprendi assolutamente niente. Credevi di aver iniziato a comprendere qualche parola, qualche vocabolo, ma nella vita reale il tuo interlocutore parla troppo veloce, così che lui è già alla 10ª frase e tu ancora stai cercando di capire la prima. Questo porta in te chiaramente frustrazione e potrebbe essere una delle prime cause che ti fanno abbandonare lo studio dell'italiano. Un'altra situazione è, ad esempio, ti trovi a guardare un film o una news, un documentario, sempre nella nostra lingua e anche in quel caso fai fatica a comprendere, nonostante tu stia studiando italiano, però non capisci niente. Perché succede questo nella tua mente? Andiamo a indagare la teoria degli input comprensibili. Comprensibili input è un termine inventato da Stephen Krashen. Stephen Krashen fa un ragionamento molto importante, ovvero ci dice che un materiale, una risorsa, ti può permettere di apprendere un linguaggio se questa risorsa è comprensibile da te. Non solo è comprensibile da te, ma aggiunge delle parole, dei vocaboli, delle espressioni che ancora non conosci,
ma che ti possono appunto dare degli input ulteriori. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando tu hai una risorsa di italiano, il livello di difficoltà di questa risorsa dovrebbe essere il tuo livello attuale più 1. Quindi darti la possibilità di comprendere il senso generale di una conversazione o di un'espressione, però non totalmente. Deve esserci infatti un piccolo gap che è lì che rappresenta il tuo miglioramento. Quindi, qual è il problema dei libri di testo? È che quando tu studi su un libro di testo, nella maggior parte dei casi, ti trovi una risorsa che è il tuo livello di italiano meno 1, quindi non è abbastanza stimolante, non è allenante. E il problema è che quando tu ti trovi a parlare con un italiano o a guardare un film in italiano, il livello di questa risorsa è la tua comprensione dell'italiano, il tuo livello, più 100. Quindi tutto diventa incomprensibile e di conseguenza va a sfociare nella frustrazione e nell'abbassamento delle motivazioni. Quindi se tu parli con i nativi e non comprendi nulla, non è un tuo errore, non è una tua mancanza, è semplicemente che non stai utilizzando la risorsa giusta per te. Sarai contento di sentire che in verità esiste la risorsa giusta per te e quindi ogni persona può imparare perfettamente l'italiano. Devi solo trovare la risorsa giusta e siamo qui per aiutarti a farlo. Questi input devono essere infatti stimolanti, interessanti, basati su conversazioni reali. Il focus deve essere 1000 parole, le 1000 parole che maggiormente utilizzerai nelle conversazioni normali. Devono essere trascritte in italiano e nella tua lingua e soprattutto devono rispettare il principio che abbiamo detto prima, ovvero darti delle informazioni che possano essere del tuo livello, che possono essere comprensibili per il tuo livello, più 1, quel gap che ti permette di allenarti, lavorare e quindi apprendere la nostra lingua. In questo senso, il primo consiglio che ti posso dare è di scoprire il nostro audiocorso Ripeti con me, che è strutturato tenendo in considerazione questi aspetti. È strutturato a livelli proprio per permetterti ogni volta di avere delle risorse che ti facciano lavorare, che non siano frustranti, ma che non siano troppo semplici. Ti viene data la possibilità di migliorare l'italiano mentre fai altro, quindi quando sei in macchina, quando pulisci l'appartamento, proprio perché è un audiocorso. Deve esserci una gradualità del percorso. Ti viene data la possibilità di pensare in italiano. Se soprattutto all'inizio sei timido, non hai bisogno di relazionarti ad altre persone per poter parlare e soprattutto è un percorso molto più economico di prendere lezioni e classi di italiano. E tutto questo esalterà la tua motivazione perché ti possiamo assicurare vedrai dei miglioramenti giorno dopo giorno, proprio perché gli input che ricevi sono quelli corretti. Quindi lo avrai capito. Un input comprensibile non è altro che la proposta di un input un po' più avanzato rispetto alle tue abilità correnti. Questa è una delle 5 teorie sviluppate negli anni 80, nel 1980, da Steven Krashen, che appunto va a teorizzare come si apprende un secondo linguaggio. Quindi un input comprensibile
arriverebbe dalla formula input più 1. Se l'input che ricevi è invece più 2, quindi input più 2, ecco che lì è troppo difficile e cadi nella frustrazione. Se invece è i-1, input meno 1, non stai imparando. È fondamentale quindi che tu tenga in considerazione questo quando vuoi apprendere l'italiano. E quindi mi dirai, da dove dobbiamo partire per apprendere la lingua? Dobbiamo partire dal capire perfettamente il tuo livello attuale per darti input stimolanti e appunto allenanti. Occorre capire il tuo background, qual è la tua madrelingua, che studi passati hai fatto, come il tuo cervello apprende. Una volta stabiliti questi punti fermi, possiamo iniziare a lavorare assieme per permetterti di parlare italiano. Ora che sai la teoria, ti domanderai di che tipo di risorse hai bisogno per imparare un secondo linguaggio. Innanzitutto devi cercare risorse che possano sviluppare le 4 abilità principali: la lettura, la scrittura, l'ascolto e la capacità di parlare. Devi cercare di ascoltare delle storie. Lo storytelling è un ottimo metodo per muovere in te delle emozioni che ti permettono di memorizzare meglio un input. Devi avere la possibilità di visualizzare, quindi fai dei disegni, ad esempio, o utilizza dei piccoli cartellini da appiccicare sugli oggetti di cui vuoi imparare i nomi. Canta delle canzoni in italiano, fai dei giochi, guarda film e notiziari a un livello che può essere adatto alle tue abilità attuali. Quindi, arrivati a questo punto, sarai curioso di conoscere che cosa diceva Steven Krashen in merito appunto alla teoria di acquisizione di un secondo linguaggio. L'assunto principale è che noi apprendiamo una lingua quando riceviamo input comprensibili, ovvero quando riusciamo a capire. Partendo da questo, lui sviluppa una teoria di acquisizione del linguaggio che è caratterizzata da 5 principi fondamentali. Andiamoli a vedere. Nella prima ipotesi, Krashen divide tra acquisizione e apprendimento. L'acquisizione sarebbe quella parte del linguaggio che appunto apprendiamo in maniera, subconscia, quando il nostro cervello non, pensa troppo, non fa troppi calcoli. È un po' quello che ci succede quando siamo dei bambini e stiamo imparando il nostro linguaggio madre. La parte invece legata all'apprendimento è più razionale, utilizza la parte destra del cervello, quella più calcolatrice, quella ad esempio che utilizziamo quando vogliamo imparare la grammatica. Ecco che lo studioso sottolinea la grande importanza che deve avere la parte di acquisizione nell'apprendimento di un linguaggio. Ecco perché diciamo sempre è fondamentale pensare direttamente in italiano e non tradurlo nella tua lingua. Chiaramente questo è uno dei principi che sta alla base del nostro metodo sviluppato nell'audiocorso Ripeti con me. Questa prima ipotesi dà poi il via alla seconda e alla terza ipotesi, ovvero la seconda è monitor ipotesi, che va appunto ad approfondire e a valutare in che maniera il nostro sistema di apprendimento lavora,
che appunto ci permette di apprendere la grammatica, di valutare il nostro livello di italiano, di esprimere dei giudizi, e in che maniera invece lavora il sistema di acquisizione, che come abbiamo detto è correlato maggiormente alla parte creativa del nostro cervello e alla parte inconscia. Quindi Steven Krashen va a fare nella seconda e nella terza ipotesi un approfondimento di come questi due livelli lavorano e interagiscono tra di loro. La quarta ipotesi pone invece attenzione a fattori che non sono correlati alle prime due ipotesi, ma appunto a fattori personali, come ad esempio la motivazione di una persona e la sua capacità di rimanere focalizzata verso un obiettivo, la personalità, perché se tu sei una persona, noi diciamo in italiano ciaciarona, cioè che cerca di parlare, espansiva, che non ha paura di fare errori, questo sicuramente favorirà la tua capacità di apprendere l'italiano. Il tuo grado di fiducia, il tuo grado di ansietà, sono tutti aspetti e fattori che lo studioso ha considerato nel momento in cui è andato a studiare come viene appreso un secondo linguaggio. E infine Krashen, nell'ultima ipotesi, la quinta, sostiene che vi è un ordine di acquisizione naturale del linguaggio, ovvero il nostro cervello, indipendentemente dall'età, dal nostro percorso scolastico, dal background, sembra apprendere in maniera anche ripetitiva input che siano, diciamo, graduali o che abbiano una certa struttura. Quindi, trasversalmente a tutte le lingue vi sarebbe anche un percorso ben definito da seguire quando vogliamo apprendere un linguaggio, proprio per rispettare e rispecchiare le modalità con le quali inconsciamente il nostro cervello apprende. Ma quindi, secondo il nostro studioso, che importanza riveste la grammatica nello studio di una lingua? Qual è il suo punto di vista? Lo studioso è fortemente convinto che la grammatica dovrebbe essere solo un mezzo per permettere, una volta che tu hai già acquisito una buona base di linguaggio, dovrebbe essere appunto un metodo che ti aiuta a prendere, coscienza di come il linguaggio è strutturato. Quindi deve essere solo un modo per aiutarti e facilitarti nel tuo percorso di apprendimento. Il problema però che cos'è? Il problema, come tu saprai bene perché probabilmente l'avrai visto su te stesso nella tua carriera scolastica, la scuola o comunque certi percorsi considerano che tu sia un buon studente o comunque che tu possa parlare bene un linguaggio quando sei bravo nella grammatica. Però, secondo la teoria, non è così. Prima devi acquisire una buona base che ti permetta di comprendere in maniera generale un linguaggio e poi può essere interessante andarne a analizzare la struttura di questo linguaggio. Quindi diciamo sempre, la grammatica non è il nostro fine, ma è un mezzo per aiutarti a imparare. Quindi, arrivati alla fine, arrivati alle conclusioni, considerando la teoria di acquisizione di un secondo linguaggio, come scuola, come ci poniamo per assecondare questa metodologia, diciamo? Con l'audiocorso, ripeti con me, potrai trovare un modo che ti permetta di avere input, come detto, comprensibili, ovvero il tuo livello più 1, che non sia né frustrante, ma al tempo stesso che ti permetta di migliorare ogni giorno. Dobbiamo andare a lavorare sulla parte sinistra, sulla parte del tuo cervello, sulla parte legata all'acquisizione. Quindi cercheremo di insegnarti l'italiano
diciamo facendoti pensare direttamente nella nostra lingua. E poi andiamo a proporti situazioni e conversazioni reali. Utilizziamo le parole più utili e più utilizzate nella nostra lingua. Essendo un audiocorso, ti lasciamo anche la possibilità di dedicarti ad altro mentre stai imparando. Considera alla fine, ed è comunque un aspetto importante, l'accessibilità economica, quindi un corso a portata delle tue tasche, accessibile dal punto di vista del prezzo. Ecco, considerando tutte queste cose, crediamo veramente che il percorso che abbiamo preparato per te sia quello migliore per permetterti di parlare italiano. E la teoria, come abbiamo visto in questo contenuto, ce lo conferma. Se vuoi approfondire questo interessante aspetto dell'acquisizione scientifica di un secondo linguaggio, clicca sul link in descrizione e ci vediamo nel nostro sito. Lasciaci un bel like se il video ti è piaciuto e ci vediamo nel prossimo video. Un grande ciao e a presto!